Buongiorno amici del canale. Franco? Allora, oggi siamo in un ristorante, veramente il ristorante di mio suocero, e sono qui perché questo tutorial è importantissimo. Sono linee guida che da anni vi voglio dare. Per quali restyling? Per restyling su tavoli, restyling ad alta usura, restyling di mobili già colorati con Magic Paint, già colorati con altre vernici, roba che si è rovinata nel tempo o roba che semplicemente volete ricolorare. Quindi oggi vi farò vedere come effettuare restyling ad altissima usura, che andranno a un'usura molto elevata, e quindi qua siamo all'apoteosi, perché tavoli senza tovaglia, soggetti a molti lavaggi e molti cambi giornalieri e spesso lavati con detergenti molto aggressivi. Vi farò vedere tutto quello che si deve fare e quello che non si deve fare e niente, partiamo perché è molto carina come cosa. Andiamo! Questi tavoli sono stati colorati da me e dalle mie girls ben 6 anni fa quasi, perché correva l'estate luglio 2019. Abbiamo deciso di fare questa scelta di colorarli perché sotto sono plastificati lucidi e erano un po' bruttini, ma volevamo completamente eliminare l'uso delle tovaglie. Volevamo mettere qualcosa di più easy, di più leggero, che costasse di meno e che inquinasse di meno, e quindi ben 6 anni fa abbiamo fatto questa scelta. Sono tavoli che hanno subito anni di lavaggi molto aggressivi, perché purtroppo in epoca Covid sono stati lavati con agenti molto aggressivi, sgrassatori forti, potenti, spesso con alcol all'interno. Sapete che una delle poche cose che non si fa mai sui mobili verniciati, ma anche mobili nuovi, è usare dei tensioattivi, degli sgrassatori con all'interno alcol, perché comunque va ad alterare la tonalità, il colore, scolla, svernicia, un disastro, rende addirittura le superfici appiccicose. In realtà questi tavoli non hanno visti di tutti i colori. Purtroppo Fedele è un po' che mi dice: Elisa, guarda, a forza di sbattere, fare, sfregare, dopo aver indebolito la pittura con questi detersivi molto forti, sono un po' rovinati in alcuni punti. Ma io vi invito a guardare bene, perché questi sono tavoli che hanno 6 anni di colore. Guardate qua. Tavoli che sono stati usati a pranzo e a cena, anche per 3-4 volte a pranzo e 3-4 volte a cena, tutti i giorni, per 6 anni, e questa è la loro situazione attuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà la pittura ha tenuto veramente tanto bene, ma come in tutte le cose, a volte usandoli male, sfregandoli, sbattendoli, è ora di rifare. Cosa facciamo? Prima di tutto dobbiamo assicurarci che non scrosti. Cosa vuol dire? Che passando la spugna stia lì quello che deve stare lì e si tolga quello che si deve togliere. E qua succede questo, succede che passando, questa è semplicemente una brutta usura, ma non scrosta nulla. Ecco, se non scrosta, quindi se non vengono via dei pezzi, degli strati, delle croste di pittura vecchia, noi siamo a posto, perché l'unica cosa che dovremo fare sarà ABA, ben fatto, anche 2 volte, con una bella sciacquata fatta bene, un'asciugata, ABA, e poi si riparte a fare la nuova tecnica. In realtà qui la cosa più importante è capire che non scrosta nulla e che bisogna far sì che le nuove tecniche siano comunque, diciamo, belle strong. Io rifarò esattamente i passaggi che ho fatto anni fa, quindi rifarò su questi tavoli un effetto cemento come ho fatto anni fa, magari cambio un po' i colori, più scuri, più chiari, non lo so cosa combino. Fatto sta che una cosa molto importante è capire che io qua oggi non svernicio, non carteggio, perché non scrosta nulla. Se voi invece un domani dovete fare quello che faccio oggi io e avete dei mobili, dei tavoli, delle cose che scrostano, quindi la vecchia vernice, i vecchi smalti si scrostano, lì non c'è nulla da fare, dovete o sverniciare o carteggiare, far saltare i pezzi che vanno via con delle spatole. Ovviamente attenzione, perché quando saltano via queste zolle di pittura rimangono i solchi e poi si vedono. Quindi occhio, perché non ci sono molte alternative. Se sono così, quindi un'usura delicata che però non si stacca, si va avanti e si ripete, altrimenti bisogna sverniciare o carteggiare, ok?
Quindi ora io parto con ABA, ABA bello strong, veramente l'ho già fatto su tutti gli altri tavoli, mi sono tenuta 2 tavoli, questo è quello, per farvi vedere tutte le tecniche e per farvi vedere come si fa ABA. Qua mettiamo più o meno un bicchiere di ammoniaca, se volete mettere anche un po' di più, visto che si tratta comunque di qualche cosa che veramente avrà un'altissima usura e deve essere sgrassato a opera d'arte, fatelo. 3-4 cucchiai di bicarbonato. Ok, il bicarbonato in realtà insieme ad ABA aiuta veramente a diciamo portare al 100% tutti gli agenti sgrassanti tessoattivi sulla superficie e rende la superficie veramente detersa, quasi abrasione, la chiamiamo quasi abrasione. Spostiamo la mia bacinellina di ABA qua. E ora quello che voi non dovete avere paura di fare è grattare, ok? Perché macchie, grassezza, per esempio in un ristorante, per quanto si possa lavare bene, gli angoli, quindi le parti che sono più soggette anche diciamo all'usura delle mani, è questa, noi sulle mani ci mettiamo tutto, mettiamo la crema, tocchiamo dappertutto e quindi sono proprio quegli agenti che poi vanno a rovinare di più la superficie. Anche di qua. Questo ABA deve essere fatto veramente con olio di gomito, quindi si sgratta, si graffia, si insiste in modo che la superficie sia veramente, veramente sgrassata. Quindi ragazzi ci troviamo di fronte a tavoli che hanno ben 6 anni di vita, 6 anni di colorazione e questo è il risultato. In realtà tante persone mi chiedono a volte ma come fai a realizzare questo effetto usurato? Questo in realtà è un vero effetto usurato, però tante persone diciamo che ormai lo amano anche il rovinato dopo che c'è stata una verniciata. Ora io gratto bene, scusate se vi annoio con ABA ma le più esperte lo sanno che è un passaggio importantissimo, chi invece guarda questi video per la prima volta non lo sa e quindi preferisco insistere e farvi vedere veramente come va fatto ABA al 100%. Posata la spugna di ABA, si prende un panno in microfibra pulito, acqua pulita, sempre calda, panno strizzato e si sciacqua. Si sciacqua bene. Se c'è bisogno di sgrassare di più, prima di sciacquare mi fate un'altra volta ABA, cambiate l'acqua, mi rifate ABA, quindi mi ricreate la pozione magica e lo rifate. Ora avete 2 alternative, o questo tavolo lo asciughiamo con la carta o lo facciamo asciugare all'aria, l'importante è che quando si parte con le prossime tecniche sia asciutto. Iniziamo con la pozione magica di base. Cos'è? Colore. Dark Sand, io so già che tanto per tutti questi tavoli lo userò un barattolo, anche perché devo dare 2 mani, quindi prendo tutto un barattolo da 500 e lo metto nella mia vaschetta. Vaschetta perché oggi vi faccio vedere come fare una base matericissima, ma usando il rullo e il pennello, quindi in realtà veramente fighissima, ma veloce. Quindi scarico bene, scolo bene il tutto, guardate qua. Visto che sono al ristorante di mio suocero c'era una vecchia leccarda e gli ho detto questa adesso diventa mia e la uso per le vernici e in realtà sono quegli attrezzini che ti risolvono il problema perché guardate in 2 secondi riuscite proprio a pulire bene il barattolo e non avere nessun tipo di spreco. Ecco qua, guardate e voilà. Poi ci mettiamo 3 cucchiai di polvere Magic Star, non troppo alti, normali, 1, 2 e 3. E poi ci mettiamo 3 cucchiaini di protettivo. E voi mi direte, ah, mette il protettivo? Perché se mette il protettivo è più rigida, protegge di più, serve di più a non farla scalfire. No, Magic Paint non si scalfisce, Magic Paint se la stendi bene, asciuga bene, fa il suo lavoro di aggrappaggio bene, tiene anni. Il protettivo non serve nient'altro che a far scivolare leggermente il rullo, perché rende la pittura un pochino più viscosa, quindi scivola meglio e riesco a lavorare meglio. Ecco qua, 1, 2 e 3. Ok? Quindi ricordatevi, non è un passaggio che facciamo per rendere più strong Magic, non serve, è un passaggio che facciamo semplicemente per far scivolare meglio questa nuova alternativa che vi do per creare una superficie materica usando il rullo. Ricordatevi sempre che se non volete far andare troppo in giro la polvere magica, Magic Star, potete anche prendere
appunto l'apribarattolo, il bastoncino, quello che volete, e fare questi movimenti da basso verso l'alto. Questo vi aiutano a far sì che si incorpori meglio. Io mi sono preparata per lavorare al meglio il mio pennello Black King e il mio nuovo rullo con setola media. Sapete che c'è cielo lungo, cielo corto e cielo medio. Lui è cielo medio. Il peletto in microfibra è importante, quindi in questo caso ho voluto evidenziare il nome facendo una cosa simpatica perché almeno non ve lo dimenticate. Quando usare uno, l'altro o l'altro? In realtà è una cosa molto molto a sensibilità personale. Io mi trovo praticamente benissimo a utilizzare quello lungo e medio quando sono su superfici o ruvidissime o che bevono tanto o estremamente grandi e lunghe. Perché? Perché inglobano più vernice, quindi la rilasciano più lentamente, fa un effetto autolivellante e non lascia segni. Ma come oggi mi trovo molto bene a usare quello medio, o potrei usare anche quello più corto, perché fanno una superficie materica, se metto la polvere, come in questo caso, molto evidente. A parer mio vanno provati perché vi renderete conto con la vostra sensibilità, provandoli tutti e tre, che nel momento in cui tu cambi la superficie hai già il peletto che ti aiuta in automatico ad avere o una superficie ruvida o super liscia, super neutrale in base a come tu lo carichi e in base a come tu lo usi. Sono tre alleati pazzeschi. Parlando ho fatto sì che la mia vernice diventasse perfettamente inglobata, vedete? Non c'è praticamente più nulla e questa è la texture che deve avere la vernice nel momento in cui io finisco, ok? Quindi una mousse cremosa. Attenzione perché vi faccio vedere bene tutti i passaggi per fare la superficie materica a rullo su questo tavolino dall'inizio alla fine in prima mano, poi ne facciamo due di mani, però occhio perché vi faccio vedere come si carica il rullo, come si stende, che sono domande che ultimamente mi fate tanto. Allora, rullo pelo medio, già usato e lavato, io lo lavo in lavatrice. Quando faccio la lavatrice degli stracci ci metto anche i miei rulli, che ovviamente prima ho sciacquato, e li butto in lavatrice, quegli stracci vengono fuori benissimo, belli morbidi. Lo carico in questo modo, vado giù, ma tanto la setolina non è che si ingloba tutto perché è molto densa, quindi quello che devo fare per inglobare un po' di più è questo, accarezzarlo e fare questo passaggio. Sentite il rumore? Questo. Ora, col rullo in questo caso abbastanza pieno, lo sentite se è pieno o meno anche dal peso, vi renderete conto che più lo caricate, più ingloba pittura, più pesa. Vado a fare questa stesura, abbastanza raffazzonata, sì perché si può fare la rullata raffazzonata, oltre che la pennellata raffazzonata, e dovete andarmi a stendere appunto la pittura in questo modo, se in alcuni punti ne avete messa un po' di più, poi dopo la spostate. Ok? Quando è così, che non ha più nulla da dare, vedete, così, non continuate, questo è l'errore che fate di più, quando mi dite che col rullo non siete capaci, perché quando arrivate a questo livello qua, così, che non dà più niente, voi continuate a schiacciare, no, non dovete schiacciare, quando il rullo non ha nulla da dare, basta, sia che voi usate la polvere materica, sia che voi non la usiate, non si fa, si ricarica, se ne prende un po', si rifà questo effetto, quindi carico, porto su vernice qua e faccio sì che si inglobi la vernice in questo modo e poi torno. Questo devo fare, stenderla continuando da dove sono partita prima, mi allargo e cerco di avere la mia superficie bella coperta. Questa è una cosa che voi dovete mettervi in testa, il rullo funziona se lo sapete usare bene, se ascoltate. Ok, adesso qua ho ancora un po' da dare, non è ancora scarichissimo, è ok, allora lo uso ancora, ma se quando faccio così inizia a essere scarno, basta, qua mi devo fermare e lo carico e torno nella vaschetta e me lo ricarico così. Così è un rullo carico. Torno qua e continuo. Vedete com'è ovviamente umido nel momento in cui partite e potete tranquillamente ripassare, spostare e andare a riempire, togliere via i buchi dove appunto non ce n'è ancora. Vedete anche qua. Ricordate un'altra cosa, se fa tanto caldo, occhio, perché poi quando andrete con il pennello a fare le modanature che vi faccio vedere, potrebbe non essere più troppo umida la vernice, quindi mi raccomando, mettetevi comunque a fare questo lavoro in un momento in cui non c'è troppo caldo, ok? Adesso io faccio leggermente più veloce perché non voglio rischiare appunto che il caldo
mi porti a seccare la vernice. E guardate però molto bene questo passaggio che è fondamentale. Carico e vado agli angoli importantissimi, perché sono quelli purtroppo dove tavoli come questo, se avete un bar, se avete un ristorante, spesso e volentieri vi trovate a doverli mettere vicini per fare delle tavolate e li sbeccate, e quindi in realtà bisogna andare ancora di più a fare un bel lavoro nel bordo, come sono qua adesso, e soprattutto nell'angolino. La prima passata deve proprio attaccare, dovete rendere la superficie veramente, veramente adesiva alla superficie. La pittura deve essere perfettamente adesiva alla superficie, ok? Ok, vedete come sto calcando e sto continuando a far aderire il tutto. Arrivo ancora qua, velocemente, perché la pittura non voglio che mi asciughi troppo. Continuo a premere, continuo a far lavorare bene anche il rullo sugli angolini. E ora, importante questo passaggio da far subito, col pennello King. Pennello King lo puccio appena nella vernice, poco poco, non vado mai su una superficie con un pennello secco perché sennò porto via tutto. E ora faccio questo. Faccio leggermente alzare la pittura, che sta ovviamente asciugando, quindi non insisto troppo, deve essere proprio una carezzina. Questo passaggio mi aiuterà ad avere un effetto pietra un pochettino più moderno. È molto carino questo effetto, perché poi quando faremo più tardi i lavaggi si andrà a intersecare in mezzo. Guardate, è molto veloce da fare e soprattutto più veloce ancora, perché avendo fatto la rullata prima non abbiamo più nessun problema. Lo passo anche poco e delicatamente sui bordi, senza andare a togliere ovviamente pittura, anzi solo per avere la continuità della pennellata, e via. Questo passaggio qua lo farò 2 volte, quindi una prima mano fatta, finita, data, ne darò una seconda per intensificare la struttura della base e poi passiamo agli altri passaggi che saranno veramente veloci e facili. Quindi se volete copiare vi assicuro che un bancone di un bar, di un ristorante, dei tavoli possono durare veramente tanti anni. Certo che se li lavate con cura e non con agenti troppo aggressivi dureranno ancora di più di quelli che sono durati a noi. Seconda mano, di nuovo materica come prima. Ricordatevi che qua non è necessario per forza fare sia la passata a rullo che a pennello, sta a vostra discrezione, come piace a voi. In realtà qua la coprezza è veramente eccezionale e se volete, se vi piace, potete anche pensare di continuare con questa ruvidezza e lasciare anche solo il bucciato del rullo. Poi in realtà è molto carino. Il fatto che sotto ci siano già le pennellate, come potete vedere, della prima passata, ci aiuta. E ovviamente non siamo proprio vincolati a fare 2 parti materiche come prima, con pennello e rullo. Adesso io inizio, guardo, cerco di capire come viene e capisco se voglio passare il pennello oppure no. Vado sempre per step in questi casi. Finisco bene la parte superiore, anche qua. Prima di fare i bordi, magari passo già un po' il pennello e cerco di capire se mi piace, così è ancora molto umida. Sì, dai, in qualche modo amo la pennellata anche qua, quindi la faccio, quindi guardate anche qui, in modo molto disomogeneo, passo un po' il pennello e alzo delicatamente la pittura di fondo. Il prossimo passaggio è fondamentale perché voglio assolutamente che la superficie sia secchissima e protetta prima di fare il lavaggio anticante. Quindi cosa faccio? Adesso appena asciutto passo subito una bella mano di protettivo per proteggere questa base materica prima di fare il lavaggio. Quindi deve asciugare bene, devo passare il protettivo e poi effetti di colore. È ora di passare il protettivo. Protettivo perché vado a sigillare perfettamente le 2 mani materiche di Dark Sand stese sotto. Questo protettivo inoltre mi aiuterà a far scivolare ancora meglio il lavaggio di colore anticante che mi creerà l'effetto cemento che andrò a dare dopo. Quindi prendo il mio rullo. Adesso ho montato il rullo a pelo lungo. Perché? Perché avendo la superficie ruvida mi va a trattenere ancora di più il protettivo e me lo va a
spalmare in modo assolutamente autolivellante, non si vedrà, quindi non perdo la matericità, anzi l'acquisisco, però non si vede la rullata del protettivo. Bello carico, bello pieno, vi consiglio di partire dal centro e andare ai lati. Prima io e Emma stavamo parlando e ci siamo dette: ma come abbiamo fatto a vivere per tutti questi anni senza questi rulli? È vero, perché ci hanno talmente sollevato da incombenze che è un modo assurdo. Guardate, ho caricato solo una volta, ora faccio la rullata incrociata in modo che autolivella ancora meglio. Ovviamente il rullo è molto pesante perché era bello carico, però non fa cadere il protettivo, non lo fa gocciolare. E ora che ho un rullo un pochettino più scarico, no? Lo vedete? È un pochettino più scaricato la maggior parte del protettivo sulla parte orizzontale, vado a fare i bordini. Così non gocciola, non cola, ma anche i bordini sono protetti in modo perfetto, sono proprio... diventa una guaina perfetta. Perché la percentuale di protettivo che vado a rilasciare appunto sulla superficie è tanta, è notevole. Anche qua ovviamente rinforzo un po' di più l'angolo e anche qua. Ora lascio asciugare bene, magari nel frattempo mangiamo qualcosina perché siamo affamati. E nel frattempo appunto passerà almeno un'oretta, lasciamo le porte belle aperte, una bella giornata, c'è il sole, primavera, e quindi circolando l'aria sicuramente aiuterà il protettivo a seccare bene, perché poi c'è il lavaggio e non si può fare il lavaggio se non è perfettamente asciutta la base. Pronti per il lavaggio anticante? In una vaschetta metto London Fumé a piacere e a discrezione, io ne metto abbastanza perché comunque amo la parte predominante fredda, e Vintage, il mio marrone cioccolato. Anche qua ne metto abbastanza, vedete che è un pelino più denso, mi aiuterà a scaldare un pochino e a rendere più vintage la tonalità. La mischio a pennello e uso il pennello perché almeno raschio bene il fondo con le setoline e capisco bene se la tonalità mi piace. E poi metto acqua. Ricordate sempre questa cosa, il lavaggio più è puro, quindi meno acqua ha, più macchia. Più il lavaggio è liquido, quindi più ha acqua, meno macchia. Certo che anche se è troppo acquoso poi scivola, sporca, va in giro. Quindi è sempre bene miscelare in base alle nostre necessità. Adesso io metterò più o meno il 50% di acqua. Il 50% vuol dire che il 50% di quello che c'è di colore adesso c'è anche di acqua. Giro bene perché ovviamente vedete che è metà misto solido e metà liquido per l'acqua, e noi invece vogliamo una pozzanghera acquitrinosa di colore. So che detto così non è eccezionale, però vi posso assicurare che tra poco, quando vedrete la sfumatura che tiriamo fuori, vi piacerà tantissimo. Mi raccomando, è importante girare bene e miscelare bene, perché se il lavaggio dopo un po' si divide non macchia più e fate delle sfumature differenti, quindi dovete ricordarvi ogni tanto di andare un po', come sto facendo io, a grattare il fondo con le setole. Questo è importantissimo perché altrimenti vi verranno fuori 10 tonalità differenti. Vedete, ogni tanto, ogni 4-5 minuti andate a dare una girata con il pennello. Perché io oggi uso anche il rullo. Il mio colore è ben miscelato, è abbastanza liquido e vellutato, e adesso parto con la stesura. Se volete oggi potete copiare questa tecnica che uso io e utilizzare il rullo, che vi faciliterà tantissimo il lavoro. A rullo bisogna essere comunque veloci, esattamente come lo si è a pennello, e io devo essere velocissima a stendere il colore in modo decisamente disomogeneo su tutta la superficie. Ecco qua, veloce, e ancora più veloce a fare i bordi. Preparatevi già un panno in microfibra bagnato e strizzato, e anche della carta, perché il panno in microfibra da solo non basta, in modo da essere più veloci quando poi si va a fare la lavorazione. Ecco qua. Chiaro che avendo steso sotto una mano di protettivo siamo facilitati con questo passaggio, però è meglio essere comunque veloci, come vi dicevo. Ora, panno in microfibra dalla parte più corta, massaggiamo,
A me non verranno assolutamente tutti uguali questi tavoli, sono già sicura, già lo so, però il bello è questo, le pietre non sono tutte uguali. Faccio che passare delicatamente anche nella parte dei lati, dei bordi. Ora passo la carta, velocemente massaggio la superficie, tiro fuori al 100% l'effetto pietra. È importantissimo farlo con la carta asciutta, piatta, in modo che non ci siano troppe scanalature a crearmi questo problema, e accarezzando questa superficie proprio uscirà in modo naturale tutta la matericità che c'era sotto, creata con il Dark Sand. È molto facile. Potete farlo anche ovviamente sui bordi, dappertutto. E ora, se volete, dopo una passata di phon, un po' di spugna liscia superfici. Vai Emma, asciuga. Ora il piano è asciutto e con una spugna liscia superfici delicatamente faccio questo. Mi aiuterà ad alleggerire in certi punti il colore, portando fuori ancora di più il colore di base e creando una matericità perfetta. Togliamo tutta la polvere con un panno in microfibra sempre e via. Dalla parte pulita prendete il panno e togliete la polvere e voilà, questo è il risultato finito. Non sono andata ad alleggerire con la spugna liscia superfici sui bordi perché non voglio togliere prodotto, la voglio lasciare più scura, ma questa è la parte superiore. Ora continuo sugli altri tavoli. La superficie è perfettamente asciutta, iniziamo già a proteggere. Ricordate che tutte le volte che si protegge con delle cere, con dei protettivi, il colore cambia delicatamente, vuol dire che si scurisce un peletto, infatti ora voi vedrete che si tonifica, si ravviva e si scurisce leggermente. A me piace moltissimo l'effetto finale, lui è rimasto leggermente più scuro di altri e altri sono ancora più scuri di lui perché la pietra non è mai uguale. Ora passo il protettivo satinato a chiusura, farò sicuramente 2 mani di protettivo, non per altro ma perché come vi dicevo prima questi tavoli subiscono veramente tanti lavaggi giornalieri. Quindi rullo con il pelo lungo perché trattiene più prodotto, più protettivo e lo stendo in modo ancora più autolivellante. Parto come prima dal centro e come vedete la tonalità di colore si modifica delicatamente. Importante, se avete superfici molto ruvide, mi raccomando, fare sempre una stesura incrociata. Questa è una cosa fondamentale proprio. Come vedete io ora sono andata in verticale e adesso faccio l'ultimo passaggio in orizzontale. Non fatemi questo passaggio con rulli a spugna o con rullo a pelo corto, perché altrimenti andate a togliere troppo. Questo passaggio incrociato viene alla perfezione con il rullo con il pelo più lungo, perché immagazzina più prodotto, lo rilascia più lentamente e fa sì che possa autolivellarsi e non lasciare segni. Il trucco per non avere mai superfici con il segno del rullo è quello che vi ho appena detto: lavorare sempre con il rullo bello carico, essere leggeri, non schiacciare mai il rullo sulla superficie, mai, ma soprattutto usare i rulli giusti per i giusti trattamenti, per i giusti passaggi. Questa è una mano con il rullo, bello carico, bello pieno ed è assolutamente autolivellata. Ora io aspetto che asciughi bene, ma qua fa molto caldo, adesso batte anche il sole, quindi asciugherà veramente in fretta. Diciamo asciugherà in fretta al tatto, non in profondità, però nel momento in cui è asciutto io posso poi dare una seconda mano. Ne do 2, come vi dicevo prima, perché questi tavoli qua sono soggetti a molti lavaggi, a molta usura, e quindi è meglio darne 2, più quella sotto sono comunque 3 mani di protezione, è tantissimo. Spero che prima di 5 anni questi tavoli non mi vedano. Continuo. La prima mano di protettivo è completamente asciutta, quindi riprendo la mia vaschetta col protettivo diluito del 10%, rullo bello carico e do una seconda mano. Come per la prima mano, uno strato omogeneo sottile con la rullata incrociata.
continuo così su tutti i tavoli. Anche questo restyling È finito, bravo. sono preparato. Stefano è venuto a mangiare qui con me e mi ha colto l'occasione per farvi vedere come sono stati rifiniti questi tavoli. Allora, in realtà, quanti giorni sono passati da quando l'ho fatto questo restyling? Già 2 settimane più o meno. Sì. Sono contenta perché siamo riusciti a salvare capre e cavoli, nel senso che non ho dovuto sverniciare o grattare, ma sono di nuovo tornata su questi tavoli già colorati appunto 5 anni fa, 5 anni e mezzo fa, con la stessa tecnica, e ora Franco farà attenzione, vi farà rivedere anche gli altri tavoli che sono apparecchiati. Perché? Perché voi dovete capire che questo tavolo non ha una tovaglia. Questi tavoli vengono semplicemente apparecchiati con delle tovagliette di carta. Questa è stata un po' la motivazione per cui abbiamo fatto i tavoli in questo modo, per far sì che fossero carini anche in un modo un pochettino più casual con la tovaglietta, però vuol dire anche che l'usura è più elevata perché si striscia in continuazione. Qualche monello a volte gli incide coi coltelli e questa cosa qua non va molto bene. Mi piace giocare, Mi piace giocare, però noi li controlliamo e facciamo no, è vero. Però comunque purtroppo io su alcuni tavoli che ho dovuto rifare ho notato che c'erano delle incisioni col coltello, qualcuno ha grattato, magari in un punticino dopo anni si è scollato e andavano con l'unghia a grattare. Quindi in realtà in un locale pubblico capita. 2 segnalazioni. Se fate anche voi tavoli nei locali pubblici, so che dovete sicuramente disinfettare tra un'apparecchiatura e l'altra, e so che sicuramente utilizzerete dei tensioattivi che spesso all'interno hanno anche delle basi alcoliche. L'alcol non fa bene alle vernici, quindi vi conviene utilizzare dei tensioattivi che non abbiano base alcolica, ok? Sicuramente ci saranno dei presidi medico-chirurgico, presidio medico-chirurgico si chiama, il classico detersivo che avevo utilizzato su questi tavoli, ma se voi leggete bene l'etichetta vedrete che c'è anche scritto di sciacquarli, quindi lo dico per voi e per la vostra salute, che voi facciate questo restyling sul top della cucina, sul tavolo della vostra cucina o su un tavolo di un ristorante, dovete sempre avere l'accortezza dopo che l'avete lavato di sciacquarlo per 2 motivi. Primo, perché la superficie dopo il tempo tu spruzzi e asciughi e il detersivo rimane lì, tu ti tocchi la faccia, spesso porti le mani alla bocca e quel detersivo te lo porti allo stomaco, alla bocca, quindi in realtà è una contaminazione crociata che tu fai verso il tuo corpo, quindi l'accortezza bisogna averla. Quando si fanno restyling di questo tipo bisogna sempre poi sciacquare. Primo. Seconda cosa, il tensioattivo va molto a indebolire la pittura. Cosa vuol dire? Che tiene bene 6 mesi, 1 anno, dopodiché inizia a indebolirsi la pittura, perché se tu quel detersivo non lo asporti mai si indebolisce molto. Quindi ricordate sempre, tutti i mobili possono essere lavati una volta protetti col protettivo, ma devono assolutamente essere anche sciacquati. Quindi se avete un ristorante o un bar e durante il servizio spruzzate e lavate con una spugna velocemente, quando è la fine del servizio, prima di riapparecchiare per la cena o per il pranzo, sciacquateli sempre bene questi tavoli, perché non bisogna mai portare alla bocca il detersivo. Esatto. Qualcosa che devi aggiungere? No, sono bellissimi. Come erano prima, 5 anni fa. Adesso sono ancora più belli. E fra 5 anni li rifacciamo? E sei diventata un po' più brava, no? nel frattempo, quindi ti sei migliorata. Mi hai lanciato il nostro attore. Quindi salutiamo, diciamo dove possono trovare i nostri prodotti, sull'unico sito italiano che li rivende, che si chiama elisiron.com. E invece se vogliono un bravo rivenditore che li consigli, dov'è che lo vanno a cercare? Andate sul sito magicpen.it. E sono suddivisi come? Per regione e per provincia. Bravo, hai studiato. Ma diglielo un po' che se tra l'avrò fatto io. Pensa. Diglielo un po' che tra un po' ci sarà anche un sito nuovo che agglomera i siti, così vanno su un sito e trovano tutto. Diglielo. Questo è uno spoiler. È uno spoiler enorme, però siccome sono un po' stressati dalla ricerca online, io voglio facilitare il lavoro. A giugno, forse, se tutto va Entro bene. giugno arriverà un dovremo- sito molto fico dove non ci spera. sarà, esatto, però non ci saranno più 2 siti Magic Paint e Easyrom, ma saranno un agglomerato in modo che voi andiate lì a cercare il vostro rivenditore di fiducia, ma anche l'acquisto online se non avete un rivenditore. Una sola garanzia ce l'abbiamo sempre, non saremo mai su Amazon, né ora né fra 10 anni. Esatto. Ciao.